Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Allora, avete visto quanti rami ho tagliato nell'introduzione di questo video? Bene, ne ho tagliati in realtà molti di più, erano quasi 200 rami anche grossi 12 cm e ho utilizzato queste motoseghe che mi ha inviato l'azienda Gold Sea. Allora, c'è un particolare che voglio dirvi. L'azienda mi ha contattato e mi ha detto: io ho dei prodotti che sono superiori a quelli che hai fatto vedere finora nel tuo canale YouTube. Queste è brushless, queste invece sono col motore a spazzole, ma hanno un'elettronica e delle caratteristiche superiori. Questo mi ha incuriosito. Ho guardato sul sito, ho visto che effettivamente i prodotti erano fatti bene e che hanno delle caratteristiche che secondo me vi piaceranno. Quindi il sistema di tendicatena molto rapido e molto preciso. Questa no, ma questa e quest'altra azzurra hanno anche il sistema per poter oleare la catena mentre si lavora e hanno le batterie compatibili Makita, quindi potete utilizzarle con tutti gli altri utensili che ormai hanno questo standard oppure con le batterie originali della Makita. E ragazzi, funzionano bene, non mi hanno dato mai nessun problema. E questa elettronica particolare cosa fa? Praticamente ha un sistema che evita che si possa bruciare il motore, perché interviene al momento giusto, ci permette di lavorare anche mettendole sotto sforzo ma senza esagerare, perché con le altre motoseghe che vi ho fatto vedere riusciamo a lavorare praticamente come se fossero dei trattori, ma tac, appena andiamo un pochettino oltre il limite si possono danneggiare. Con queste questo rischio non si corre, perché la loro elettronica le protegge, fa in modo che durino tantissimo. Vengono vendute all'interno di valigette accessoriate e il prezzo non è nemmeno tantissimo. Pensate, questa costa di listino 125 euro, però c'è un codice di sconto di 40 euro, ve la farà pagare un'ottantina di euro. Questa costa 69 euro, non mi ricordo se c'è un codice di sconto, ma mi sa di sì, c'è un coupon da cliccare su Amazon. E questa invece costa pure 69 euro, ma c'è il 10% di sconto attualmente e io spero di ottenere un ulteriore codice di sconto per farvele pagare molto di meno. Allora, sono effettivamente delle motoseghe solo per potatura, non immaginatevi di poter andare ad abbattere chissà quale sequoia secolare o chissà quale albero, però rispetto alle altre hanno quelle marce in più che le rendono effettivamente un po' migliori. Quindi ve le faccio vedere da vicino, vi faccio vedere le caratteristiche e se mi riesce, spero di farcela, vi farò vedere anche altri tagli, perché ora c'è brutto tempo. Comunque cercherò di farvi vedere dei tagli anche su dei tronchi un pochettino più grossi per farvi vedere fino a dove arrivano. Quindi adesso guardiamole davvero da vicino, vediamo la dotazione e come sono fatte. Iniziamo. E allora, indecisione, cosa vi faccio vedere? Prima i prodotti oppure il contenuto nella confezione? Vediamo prima i prodotti, perché il contenuto della confezione contiene dei gadget, guanti e poco altro. Quello che vi interessa è vedere effettivamente come funzionano questi prodotti. Sono ancora sporchi, utilizzati da me per il video, ma prestati anche a degli amici che, quando gliel'ho detto, subito si sono prenotati per poterli utilizzare. E ognuno di loro è passato dalle mani, soprattutto questa, di diversi amici che hanno potato tantissimo e mi hanno dato anche loro conferma del fatto che funzionino bene, sono rimasti soddisfatti delle prestazioni di questi articoli. Infatti è quella un pochettino più maltrattata. Comunque, guardiamo come sono fatte. Batterie per tutte e tre compatibili con l'innesto Makita, basta premere questo tastino, farle scorrere e si possono inserire e disinserire come tutti i prodotti, avvitatori eccetera. Si inserisce in questo modo, ancora esce segatura. Per poterla avviare bisogna premere questo tastino, ma prima bisogna premere il tastino di sicurezza. Infatti, anche facendo in questo modo non si preme e hanno il sistema che impedisce che venga premuto anche involontariamente. Quindi premiamo, avviamo. Questo è il modello con motore a spazzole della linea verde come questa. Questo però non ha il sistema di lubrificazione della catena, che in realtà con questo tipo di motoseghe diciamo non è fondamentale. Io ho messo olio biologico specifico per motoseghe, però diciamo non è fondamentale. Se glielo mettete è ancora meglio. Guardiamo anche il sistema però di tensionamento della catena. Allora, con questo dado, svitando questa parte, allentiamo tutta la spada su cui scorre la nostra catena, stringendola, poi lo apriremo più tardi. Stringendola in questo modo, utilizzando quest'altro pomello coassiale, portiamo in avanti e indietro invece il tutto. Quindi mettiamo in tensione la nostra catena e facciamo in modo che abbia la giusta tensione. Vi faccio vedere su questa, stesso sistema, batteria un pochettino più grande, quindi da 4 A, l'altra da 2 A. E per quanto riguarda il tensionamento della catena, anche in questo caso, girando questo pomello, così come vedete, la mettiamo in tensione. Così si allenta e così si mette in tensione. Ovviamente mentre sta lavorando si surriscalda, quindi dopo che l'avete messa in tensione dovete rimetterla in tensione
e ricordatevi quando la riponete subito dopo il lavoro di allentarla, altrimenti la catena surriscaldata si raffredda, si restringe e può creare danni. E qua, come vedete, all'interno abbiamo dell'olio. Questo serve perché premendo andremo a lubrificare la catena mentre ruota, quindi ogni tanto una pompata, basta premere in questo modo e verrà lubrificata la catena. Da questa parte abbiamo lo stesso sistema per quanto riguarda la lubrificazione, stesso sistema per quanto riguarda il tastino, quindi si preme e si avvia. Questa non ve l'ho fatta sentire accesa, quindi mettiamo in tensione la catena e ve lo faccio sentire. Sentite che è più aggressiva come motore, effettivamente è molto più potente. Su questa abbiamo la classica vitina da questa parte che si avvita e svita per poter mettere in tensione il tutto. Quindi smontiamola e guardiamo l'interno. Quindi qua abbiamo il sistema di tensionamento solito, pignoncino che ci permette di far girare la catena e poi questa spada che viene bloccata con il pomellino che vi ho fatto vedere poco fa. Qua è coassiale, quindi svitando questo rimuoverete anche il sistema di tensionamento. Ok. Qua abbiamo il sistema di tensionamento e poi tutto il sistema col pignoncino, la spada e ovviamente viene dato per tutte e tre anche una catena di ricambio. Stessa cosa da questa parte, come vedete, ancora piena di sporcizia. Componenti metallici, quindi fatte bene, effettivamente come prodotti mi piacciono. Questa è la spada su cui scorre la catena, quindi abbiamo questa guida che permette un movimento lineare, ma nella parte finale di tutti e tre abbiamo questo cuscinetto con questi denti che permette di accogliere quindi le maglie della catena e che quindi garantisce uno scorrimento più fluido e anche una maggiore durata di tutti i componenti. E questo cuscinetto lo troviamo su tutti e tre i modelli, sia su questo di colore blu che su questa brushless, che è il top di quelle che sto provando. Quindi tutto ciò, tutti i componenti e tutto il sistema le rende comunque delle motoseghe, come vi ho spiegato durante tutto il video, qualche gradino superiore alla concorrenza. Tra l'altro hanno anche il disegno di come va posizionata la catena, questo sistema di protezione che come vedete anche dalle riprese si solleva in automatico, quindi una volta eseguito il taglio si solleva e ci permette di rimanere in sicurezza anche se dovete sempre mantenere le mani distanti dalla lama. Da questa parte invece il sistema di spurgo di tutti i detriti e come vedrete da alcune riprese che metterò anche in sovraimpressione, effettivamente durante il taglio scarica e scarica molto bene. Ora vi faccio vedere la confezione. Allora, questa è la confezione del modello verde più piccolo, che tra l'altro ha anche questa piccola impugnatura sulla parte superiore che io non ho utilizzato. Da questa parte tutte e tre hanno questo sistema zigrinato per poggiare la motosega sul tronco e poi tagliare. In questa più grande è un pochettino più accentuato e un pochettino più aggressivo, quindi riesce a rimanere effettivamente ben aggrappato sul tronco e taglia molto velocemente. Guardiamo però quindi il contenuto della confezione, come stavo dicendo poco fa, di quella più piccola. Troviamo dei guanti, richiamano i guanti antitaglio, in realtà sono semplicemente colorati di grigio. Poi troviamo questa borsetta, manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Non tutti i manuali di istruzioni arrivano con la lingua in italiano, in questo caso invece sì. Abbiamo tutte le varie istruzioni sul cambio della catena, l'inserimento della batteria, insomma quello che serve per poterla utilizzare nel modo corretto. Questa è la base in foam sagomato, possiamo anche inserirla all'interno della sua borsettina in modo da renderla semirigida e quindi possiamo trasportarla in questo modo. E in dotazione per tutte e tre vengono date ben 2 batterie, quindi molto comodo, con l'impugnatura si può trasportare con facilità. Questa per quanto riguarda la più piccola di colore verde. Questa invece è la valigia della motosega più grande con il motore brushless e all'interno troviamo anche in questo caso una catena di ricambio, il manuale di istruzioni, un pennellino, il caricabatterie e dei guanti, questa volta palesemente da giardinaggio, anche questi economici ma sono solo degli omaggi. E all'interno trovate pure gli occhialini protettivi. Io ho utilizzato proprio quelli che vengono dati in dotazione, che non sono il massimo, distorcono leggermente dove ci sono le curvature. Stessa cosa per quanto riguarda la valigetta di quella più piccola di colore azzurro, quindi questa valigetta è comunque in plastica, una plastica morbida, serve solamente a riporla e a tenerla conservata al sicuro.
Pure qua un piccolo manuale di istruzioni, entrambe le batterie, catena di ricambio, e questi sono gli occhialini. Su questo modello viene dato in dotazione anche un piccolo cacciavite per poter regolare il tensionamento della catena. A che ci sono vi faccio vedere anche il sistema di tensionamento di questa, quindi bisogna allentare leggermente questo pomello, dopodiché agire su questa vite. Si inserisce il cacciavite, quello che vi ho dato in dotazione, oppure qualunque altro cacciavite va benissimo. Non stringete troppo fino a quando non vedete però che la catena è nel suo alloggiamento, in questo modo. Quindi continuate a tensionare. Ok, così dovrebbe andare bene. Ok, dopodiché potete stringere il pomellino. Adesso vi faccio vedere una cosa. Da questa parte è pulito, non ci sono segni di olio. La avvio, metto una batteria, essendo compatibili, quindi tutte con innesto Makita. Potrei utilizzare anche la batteria da 4A su questa, ma utilizziamo quella del modello verde. Quindi l'avvio, premo questa pompetta e vi faccio vedere la fuoriuscita dell'olio, quindi come si lubrifica. Come vedete è uscito l'olio, ho pompato un po' troppo olio per essere sicuro che uscisse, e mi sono sporcato pure l'orologio con tutte queste goccine di olio e il braccio, quindi il sistema funziona. Ogni tot di tagli, guardate, ho premuto in modo veramente esagerato, ogni tot di tagli basta fare una sola pompata, e in modo da lubrificare la catena. Mamma mia, ho dato davvero troppe pompate, è uscito un po' troppo di olio. Questo quindi dà conferma che il sistema funziona ed eroga bene. Non è necessario star lì e premere tante volte, basta fare una sola pompata ogni tot di minuti in modo da essere sicuri. Ora comunque metterò qualche ripresa di qualche altro taglio in modo da farvi vedere effettivamente come lavorano, sia per la potatura degli alberi che vi ho fatto vedere all'inizio, con rami addirittura molto lunghi, quindi gli stessi, dopo averli troncati dall'albero, ho dovuto dividerli in pezzettini più piccoli, ma vi farò vedere, se mi riesce, perché c'è brutto tempo come dicevo poco fa, dei tagli su un diametro un pochettino più abbondante, sempre rimanendo nell'ambito del normale. Qua abbiamo il nostro tronco, bello grosso, sono più di 4 dita, e vediamo quindi di fare il taglio. Innanzitutto
con il modello più performante, quindi il modello brushless. Facciamo un taglio da questa parte. Ok, scusate la ripresa, sono messo in posizione scomoda e sicuramente non è normale, ma per farvi vedere il taglio di questa non ho alternative. Comunque è riuscito a tagliare senza nessun problema. Proviamo a metterlo un po' meglio, dovrebbe vedersi un po' meglio. Ok, comunque taglio pulitissimo, riuscito a tagliare. Adesso facciamo la prova con questa piccoletta che è più maneggevole, quindi dovrei riuscire a muovermi un poco meglio in questo spazio angusto. Ok, anche questa è andata e stiamo parlando comunque di belle fettine di legno. Adesso proviamo col modello un poco più grande, che è semplicemente più grande rispetto a questa, però diciamo le caratteristiche sono super giù le stesse. E anche questa taglio eseguito perfettamente, però diciamo che solitamente i tagli che si fanno sono di diametri un pochettino più sottili, quindi 5 cm, 6 cm, non certo di queste dimensioni. Per fare questo tipo di tagli vi consiglio delle motoseghe a motore, comunque con prestazioni un po' più elevate, professionali. E allora ragazzi, io sono tornato da fuori, questi sono i tagli che mi avete visto fare, 10 cm di taglio. Sinceramente quella più grande, quindi da 8 pollici, è andata molto meglio, però avevo un po' di difficoltà nei movimenti perché ero nascosto sotto gli stessi alberi dietro la macchina, perché effettivamente aveva appena smesso di piovere, quindi ho cercato di recuperare, insomma fare le cose velocemente. Quelle da 6 pollici sono andate altrettanto bene, ma un po' più lentamente, quindi secondo me i prodotti funzionano bene. Solitamente non si fanno tagli su rami di queste dimensioni, le potature che si fanno sono su rami che vanno dai 3 ai 6, 7 cm, allora la vanno velocissime. Per quanto riguarda queste dimensioni bisogna andare con calma, senza esagerare, pure perché hanno la protezione che eventualmente vi impedisce di fare danno, quindi vi rallenta, ed è una cosa, un punto a loro favore. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, soprattutto nel canale Telegram le vedrete passare, perché nel mio canale Telegram passano tutte le offerte dei prodotti in sconto. Unitevi perché siamo già quasi 15.000 iscritti e passano tantissime offerte interessanti. Vi invito ad iscrivervi anche a questo canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella e andate a guardare se trovate qualche codice di sconto che vi lascerò pure giù nel primo commento nella descrizione, perché potreste pagarle ancora di meno di quanto costano. Già il prezzo è conveniente, ma con lo sconto sarà ancora meglio. Ciao da Riccardo e a presto!